Bella raga, sono CM ed eccoci qui in questo nuovissimo video. Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e condividere se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ora, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito questa nuova puntata su Stone Magazine. Che cos'è Stone Magazine? Chi c'è dietro questo progetto e qual è il suo scopo? Per rispondere a tutte queste domande andiamo direttamente sulla loro pagina Facebook e leggiamo. Stone Magazine nasce come estensione di questo progetto. Magazine online è piattaforma multimediale dedicata all'industria del rap italiano. In poche parole, è solo un altro portale di informazione per appassionati del genere musicale rap hip hop. Però facciamo un attimo attenzione a qual è lo scopo che hanno scritto sulla loro pagina Facebook. Stone Magazine è una piattaforma multimediale dedicata all'industria del rap italiano, intenzionata a fornire ai suoi follower un inside look a questo genere e alle novità che esso sta portando nell'industria musicale italiana. In un'epoca dove a comandare sono gli influencer, Stone Magazine si propone di dare un punto di vista interno al movimento a tutti i suoi followers. Grazie a chi Stone Magazine nel giro di pochi anni è riuscito a diventare in Italia la realtà multimediale più grande per gli appassionati di questo genere musicale. Sarei meschino se non dicessi fin da subito che gran parte del loro successo è dovuto ad un'ottima comunicazione e alla creazione di post, contenuti e video di ottima qualità caricati sul loro canale YouTube e sulla loro pagina Instagram, diventata un vero e proprio magazine. Dietro tutto questo c'è Gali, ideatore e creatore insieme al suo team del progetto Stop, che comprende ormai anche un'etichetta musicale e una linea d'abbigliamento. La fortuna di Gali ritengo che sia stata quella di conoscere Antonio Di Calè Di Stefano, un ragazzo che fino a poco tempo fa non conoscevo nemmeno io. Voglio raccontarvi un attimo quello che so su questo ragazzo. È un classe 93, mio coetaneo, però vanta già la pubblicazione di 4 romanzi per Mondadori e attualmente sta scrivendo la sua quinta opera. Appassionato sia di rap che di scrittura, è riuscito a creare più di un format su YouTube e a gestire per la prima volta, forse in Italia, delle interviste con dei rapper in maniera adeguata, senza cadere nei soliti pregiudizi e luoghi comuni dei giornalisti italiani. Fin qui sembrerebbe tutto perfetto, però attenzione, il progetto Sto cresce sempre di più grazie alla spinta di Gali, il rapper sicuramente più influente del momento, iniziando a fare il bello e il cattivo tempo, potendosi permettere anche dichiarazioni che alzano ogni giorno dei veri polveroni tra i loro followers. A cosa mi sto riferendo? A questo post ad esempio, protagonisti Tedua e DJ Shablo. In un'intervista per Rolling Stones, Shablo dubita sulla permanenza ancora a lungo di artisti come Tedua o Capo Plaza, perché non basta secondo lui il talento per decretare il successo di un artista. Replica subito Tedua direttamente con una storia su Instagram, criticando duramente il producer. Alza subito le mani la redazione di Stone Magazine scrivendo: non essendo a conoscenza dei fatti dietro le quinte, non so chi abbia ragione o meno. Comportamento non proprio onestissimo, perché potevano chiedere direttamente a Capo Plaza cosa ne pensasse, dal momento che anche lui è stato citato nell'intervista e dal momento che fa parte già della loro squadra. Se nessuno di loro fosse in qualche modo legato alla musica di Gali, sarebbero stati giustificati ad un'uscita del genere, ma così c'è un bel conflitto di interesse. Un po' la stessa cosa che si sta creando con il polverone alzato sulla Young. Da una riflessione sempre tramite post su Instagram di Gabriele Baldassarre, collaboratore di Antonio Di Calè Di Stefano nel progetto Stone Magazine, nasce una diatriba con la Young, finita con un secondo post con su scritto: ci teniamo a precisare che il nostro non vuole essere un tentativo di analizzare il percorso di un artista esposto della scena italiana, senza derinicarne le doti e progetti, semplicemente unire i puntini dati dalla realtà, per trarre il disegno della sua posizione attuale nel movimento. È parte del lavoro di Stone Magazine cercare di fornire un quadro ragionato della realtà, esprimendo delle opinioni sempre nel rispetto dell'arte e di chi la fa. Rispettiamo la Young come qualsiasi artista di talento, in grado di toccare le corde di una buona fetta di pubblico, e gli auguriamo il meglio per il suo proseguimento di carriera. Dura l'accusa di la Young, che lascia pensare come non siano idilliaci i rapporti dei rapper con Sto, ma piuttosto di come si cerchi di sfruttare solo ed esclusivamente la visibilità che un progetto del genere può portare. Da un portale come questo mi aspetto anche la ricerca costante di istruire i giovani ascoltatori, avendo constatato di come Antonio, Gabriele e tutto il loro staff abbiano una grandissima conoscenza di tutto quello che è il mondo hip hop, di questo genere musicale dalle sue origini fino ad oggi. Purtroppo di ideali non si vive, bisogna cercare di creare un business, però il rap è un genere musicale un po' diverso.
successo, dove un artista non lo fa per se stesso, ma lo fa per la cultura che c'è dietro l'hip hop. Anche in Italia abbiamo artisti che hanno dedicato tutta la loro carriera all'hip hop. Oggi che un grandissimo numero di ragazzi, ancora giovanissimi, si sono avvicinati a questo genere, è più importante che mai portarli sulla buona strada e fargli conoscere fino in fondo i valori di questa cultura, per non rischiare poi che una nuova influenza musicale riporti in altri mercati e far finire questa ennesima golden age del rap italiano. Fanculo la finanza.